Ciao a tutti ragazzi e bentornati anche oggi sul mio canale per un nuovo contenuto. Io non so a casa vostra, però a casa mia da lunedì, cioè da quando è finita la partita tra Israele e Italia, il tempo sembra quasi essersi fermato. Chiaramente c'è tanta trepidazione per la partita di sabato, il derby d'Italia, e c'è tanta voglia anche di Serie A dopo questa pausa. Lo sapete, io seguo anche la nazionale, quindi se volete qualche contenuto sugli azzurri di Gattuso e sulle ultime due partite, vi ritrovate tranquillamente sul canale, però adesso insomma vogliamo tornare a parlare del derby d'Italia. Nel frattempo oggi la Juventus ha presentato la terza maglia, secondo me bellissima, tanto che ieri sera sono tornato da una cena e sono rimasto in piedi, visto che c'è il fuso orario qua in America, per comprarla e sul web store della Juve era persino oscurata, quindi non sapevo neanche bene come fosse, però l'ho comprato ugualmente in versione authentic, non sto facendo sponsorizzazione, non ci sono sconti, non c'è niente, quindi ve lo dico semplicemente per passione. E tra l'altro il video di presentazione ha alcune delle vecchie dei calciatori della vecchia guardia come Buffon, Barzagli eccetera, e alcuni invece dei giovani che abbiamo adesso, quindi è divertente, quindi guardatevelo. Però sentivo, e lo saluto anche da Colpo Gobbo sul suo video, guardatelo, ciao Lello, che lui spiegava che per le authentic a volte il numero è limitato e quindi se volete quella magari affrettatevi, per il resto ci sono sempre le repliche, quindi c'è tempo. Comunque oggi parliamo di altro, non parliamo di magliette, parliamo di cose insomma più interessanti. È normale che a inizio anno, a inizio stagione, tutti facciano la loro prediction ed è una cosa insomma che su questo canale in questo momento non mi sento di fare. Prima di tutto quando faccio qualche prediction ci prendo poco, uno. Seconda cosa, credo che siamo veramente all'inizio del campionato, quindi sbilanciarci un po' troppo sarebbe anche errato, però oggi mi sembra interessante fare delle considerazioni con voi, ma soprattutto voglio farvi una domanda. Come mai sembra impossibile oggi associare la parola scudetto e la parola Juventus? In questo momento non si può parlare tra di noi, tra tifosi, tra chiunque, di scudetto e Juventus. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, è gratuito, abbiamo superato i 5.000, adesso l'obiettivo chiaramente è 10.000, ma mi raccomando lasciate anche un like, ma soprattutto ragazzi un commento. Commentare è importantissimo, non solo per la crescita del canale, però l'obiettivo, soprattutto se siete nuovi, è quello anche di scambiare un po' delle opinioni. È chiaro che se non ci sono commenti è difficile anche un po' iniziare a far crescere questa community. Chi mi segue comunque nei miei video ormai lo sa, io ho parlato più volte di Inter, di Napoli e sono stato abbastanza chiaro su quello che penso, cioè per me in questo momento la favorita per la vittoria finale è il Napoli. Ha vinto lo scorso anno, Conte ha deciso di non venire alla Juventus nonostante le pressioni per rimanere a Napoli perché credeva nel progetto, gli è stato fatto un mercato, il miglior mercato della Serie A, non solo per De Bruyne, ma ha praticamente rinforzato le seconde linee tantissimo, ha aggiunto altre pedine importanti, quindi quest'anno non si potrà più nascondere ed è normale che sia il favorito. Allo stesso tempo, lo sapete, ho parlato anche dell'Inter, lo sappiamo, l'Inter insomma ha perso a Udine, anche se comunque, ve l'ho detto nel video, in uno dei video che ho fatto anche parlando un po' di Inter eccetera, che nonostante abbia perso, la partita poteva andare in maniera completamente diversa, l'Inter poteva segnare e vincere, ha perso, siamo a inizio campionato, queste cose capitano, ricordatevi ancora la sconfitta dell'anno scorso del Napoli contro il Verona all'inizio, poi alla fine ha vinto lo scudetto, quindi conta fino a un certo punto. È chiaro la squadra è invecchiata, ne abbiamo già parlato, però non prendere sul serio l'Inter sarebbe un errore madornale. La squadra ha esperienza, sa come arrivare fino in fondo, magari non avrà vinto l'anno scorso o avrà vinto poco durante il tenore di Inzaghi, però ci è arrivata sicuramente in finale Champions League 2 volte più di quanto abbiamo fatto noi. Quindi testa bassa e capire che queste due squadre hanno sicuramente qualcosina in più. Detto questo, perché avevo detto che non facevo prediction, questa non è una prediction, perché non significa che dato che il Napoli e l'Inter partono un po' avanti, per questo motivo vinceranno lo scudetto o devono vincere lo scudetto. Perché quello che sto notando, e per quello vi sto facendo questo discorso, è che in casa Juve, ripeto, tra tutti, addetti ai lavori, tifosi, calciatori, sembra veramente che la parola scudetto sia diventata una cosa che incute terrore, timore, che mi sembra strano perché la Juventus di scudetti ne abbiamo vinti più di tutti, quindi questa parola non dovrebbe fare paura, ma anzi dovrebbe essere un qualcosa di casa.
Però voglio chiarire, lottare, e per questo non vi sto facendo prediction, lo ripeto, perché altrimenti uno dice, dicevi che non le facevi e poi le hai fatte. No, perché lottare per un qualcosa non significa vincere necessariamente a tutti i costi. Se tu stai lottando, non è che per forza devi vincere. Cioè, quando tu partecipi a una maratona, ti sei allenato, ti sei comprato gli scarpini, li hai usati, adesso sono comodi, però guardi i tempi e i tuoi tempi sono molto vicini a chi è favorito, beh, allora a quel punto vuol dire che ci puoi arrivare primo. Non è detto che ci arrivi, però ci devi anche provare. Se i tuoi tempi sono così vicini ai top e tu non ci provi, secondo me non ha senso. Cioè, perché ti alleni allora? Perché sei lì. Quindi, tra l'altro, in questa situazione dove siamo oggi, dobbiamo dire che la Juventus deve provarci. Possiamo essere in grado di dire no, la Juventus magari non vincerà, però secondo me è attrezzata e deve provare a arrivare fino in fondo, perché secondo me è giusto fare questo tipo di ragionamento. Altrimenti, secondo me stiamo un po' sbagliando in questo momento, un po' tutti quanti insieme. Abbiamo preso David, Openda, Zegrova. Abbiamo trattenuto Vlahovic nonostante non ci convenisse, nonostante tutti i problemi che sappiamo, però è rimasto, ha segnato le prime due, ha segnato anche in nazionale. Allora come mai noi alziamo già bandiera bianca tra tifosi e tra ambiente e continuiamo sempre solo a parlare di terzo o quarto posto, vediamo se entriamo tra le prime quattro? Cioè mi sembra una cosa veramente che ha poco senso, ma soprattutto in caso a Juventus. È vero, lo sappiamo, durante questo calciomercato ci sono mancati dei rinforzi, abbiamo delle caselline in cui ci manca forse anche il titolare, ne abbiamo già parlato a dismisura, ci sono dubbi su alcuni anche dei titolari, cioè vuol dire lo stesso Kelly, che secondo me, lo ripeto ancora, è un po' troppo martoriato, ma capisco, quindi parliamone, lo stesso Joao Mario che ha fatto delle cose buone ma ha dei limiti, soprattutto dal punto di vista difensivo, però sono troppi anni, scusate, che non diamo fiducia, peso e anche un po' di, come si dice, pressione di quella giusta al tecnico. Ci devono essere anche delle aspettative per quanto riguarda il tecnico, che ad oggi è Igor Tudor, qualcuno che vincere vittoria scudetto, questa mentalità ce l'ha perché scusate, la Juventus c'è stato e di scudetti ne ha vinti. Però ricordatevi, quando abbiamo avuto la Juve di Conte, la prima Juve di Conte, ragazzi, prima di tutto Conte non era il Conte di oggi, era il Conte che non aveva ancora vinto nulla, scusatemi, arrivava anche lui con tanti punti di domanda. E non sto paragonando Tudor a Conte in questo momento, non sarebbe nemmeno un paragone che ci sta perché non mi sembra nemmeno giusto farlo, però se ve lo ricordate, vi ricordate anche la squadra che la Juventus aveva all'epoca e come Conte prese dei giocatori, i vari Giaccherini, i vari Pepe, eccetera, e li mise al centro del progetto, li fece sentire tutti parte di un qualcosa che stavano costruendo assieme, cosa che la Juve si è persa. Noi, come l'anno scorso con Motta, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso dei calciatori che in quel momento all'allenatore, a chi per sé non andavano a genio, li abbiamo messi nel dimenticatoio e invece di sfruttare tutta una rosa, gli infortuni ci sono stati, lo sappiamo, abbiamo avuto 1000 problemi, però ci siamo sempre ostinati agli stessi senza dare nessun tipo di possibilità agli altri, svalutando un sacco di calciatori e alla fine ritrovandoci con le spalle al muro e rischiando, se non segna Locatelli in quel rigore, di non arrivare in Champions League. Allora, anche il fatto che si vada, adesso c'è stata la nazionale, e beh, tra l'altro concludendo, quindi cosa è importante? È importante che si crei un gruppo come ha fatto Conte, un gruppo unito, che abbia la stessa idea, lo stesso obiettivo, che ci si dia fiducia a vicenda, ok? Che si dia anche peso a chi è in panchina. Cioè l'allenatore noi continuiamo a cambiarlo, ma l'allenatore deve fare anche il suo mestiere, deve essere messo in grado di fare il proprio mestiere e deve essere anche aiutato per fare quello che deve fare. Ma la Juve però va messa davanti a tutti. L'anno scorso la Juve non è stata messa davanti a tutti come deve essere. L'anno scorso gli interessi dell'allenatore, di Giuntri, dei calciatori, quelli contano zero. Quello che conta è la Juventus, prima di tutto, perché gli allenatori cambiano, i calciatori cambiano, la dirigenza cambia. La Juventus però come squadra e società, quella rimane come idea. E in questo momento secondo me stiamo sbagliando. Invece di rimpiangere tra l'altro chi è andato via, perché adesso col discorso nazionale continua a sentir dire beh, ma insomma, calciatori come Ken, anche quello deve essere un rimpianto della Juventus, poteva essere stato fatto qualcosa di diverso. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, se voi conoscete il calcio e lo seguite, sapete benissimo che un calciatore, tranne il Cristiano Ronaldo, cioè stiamo parlando, parlo di Ronaldo perché Ronaldo ha giocato con noi, quindi ne posso parlare.
Cristiano Ronaldo è un calciatore che è un fenomeno, di quelli ce ne sono pochi, ma Cristiano Ronaldo lo metti da noi, lo metti a Real Madrid, lo metti ovunque, segna. È un fenomeno, scusate, fa la differenza, l'ha sempre fatta ed è uno dei pochi. Tutti gli altri, c'è un secondo livello dove sono vicini a essere dei campioni, anzi dei campioni, possono essere, ce ne sarebbero tantissimi, non voglio nominarlo perché dopo uno mi dice no, non voglio neanche entrare nella conversazione. Ken non è Cristiano Ronaldo. Ken non arriva neanche dopo Cristiano Ronaldo. Ken è un ottimo giocatore che può fare, come tantissimi altri giocatori, una stagione strepitosa da una parte e l'anno dopo non far bene. Ha fatto male da noi ha fatto benino al Paris Saint-Germain, non tanto bene all'Everton, ha fatto male alla Juventus, è andato alla Fiorentina, ha fatto bene l'anno scorso come vice capocannoniere e sono felicissimo per lui, sta facendo bene in nazionale, sta dando delle risposte, ma questo non vuol dire che bisogna andare a guardarsi dietro alle spalle a ciò che è stato e avere dei rimpianti per alcuni calciatori, perché le stagioni cambiano, ci sono un sacco di cose che vanno poi a, come vi ripeto, scusate, a cambiare poi la traiettoria di una stagione, come l'ambiente, in quel caso Ken stesso, dove era nel suo percorso, nel suo momento di vita, come stava dal punto di vista personale, i compagni, i tifosi, la situazione della squadra, ci sono tantissime cose, quindi pensare a queste situazioni come se ogni volta chi è andato via era meglio di chi è rimasto, è un po', si fanno un po' dei discorsi da bar, che vanno bene, lo ripeto, i discorsi da bar mi piacciono un sacco, però in questo momento bisogna fare anche discorsi un po' più intelligenti e un po' più elevati, cercando di parlare di scudetto, di ricondizionare la nostra mente e ritornare a parlare di vittoria e dare anche un senso e una pressione non solo ai calciatori e all'allenatore ma a tutto l'ambiente, che non si può sempre continuare a parlare di quarto posto anche tra di noi quando alla fine la stagione è appena iniziata. L'ambizione deve essere la vittoria. Continuare a combattere non vuol dire per forza vincere, però vuol dire essere lì fino alla fine, come dice il nostro motto. Secondo me bisogna avere meno paura delle parole, meno paura e avere meno scaramanzia, perché sembra che dire scudetto poi alla fine porti sfiga. Ripeto, la Juventus ha il dovere ad oggi di lottare fino alla fine per lo scudetto. Fino alla fine è il motto, non possiamo solo dirlo e poi, quando è il momento di dimostrarlo, tirarci indietro, perché secondo me non si può partire da sconfitti. Non è da Juventus, non è da noi tifosi, non è da società che spero con Comolli torni a essere quello che era una volta. L'importante è spingere la squadra, essere sempre presenti, continuare a stare positivi perché vedo sempre troppa negatività e ricordatevi, i campionati non si vincono di certo a inizio stagione e anche una squadra che sulla carta è inferiore alle altre, se ci prova, può arrivare davanti a tutti. Un abbraccio, sempre Forza Juve.